parlando degli strumenti predecessori del basso tuba, possiamo tranquillamente vedere l'evoluzione di questo strumento, del corno. Vi era una famiglia di strumenti che erano i cornetti, ovvero strumenti ricavati dalle corna animali. Uno dei cornetti più famosi, quelli più acuti, che aveva un suono, diciamo, simile a quello che può essere del clarinetto, era ricavato da un corno di capra e faceva un suono molto più acuto. Tutti comunque i cornetti avevano questa cosa in comune, ovvero produrre la vibrazione delle labbra. Avevano dei fori che gli permettevano di modulare la colonna d'aria all'interno dello strumento, allungare o accorciare la colonna d'aria, e questo permetteva poi di cambiare la lunghezza dell'onda sonora, perciò abbassare il suono o alzare il suono. In questo caso il cornetto era un corno di capra, non poteva fare dei suoni molto bassi. Allora sicuramente andarono a trovare le corna più lunghe, ma corna più lunghe di una mucca podolica non ce n'erano, e a quel punto anche modulare dopo diventava dura. Allora cosa fecero? Presero del legno e costruirono il serpentone. Perché il serpentone? Perché prendeva la forma del cornetto, ma per permettere al musicista di riuscire a tappare i 6 fori che c'erano nel serpentone sarebbe stato troppo lungo, non aveva le braccia abbastanza lunghe se fosse stato lungo e diritto. Immagina una cosa tipo di giridù, cioè io anche allungando tutte le mani arriverei qui, ma non potrei sicuramente arrivare in fondo per poter modulare meglio l'intonazione. Ecco che il serpentone è uno strumento che nasce nel 500 e ha proprio questa forma sinusoidale ad S. Veniva fatto in legno, 2 gusci di legno, solitamente di castagno, veniva avvolto con una pelle, proprio per evitare che l'aria fuoriuscisse, con un cuoio. Aveva un'imboccatura già di metallo, con una specie, non so se è presente il fagotto all'inizio ha questa S, no? Ecco, il serpentone già aveva la propria S, e questo permetteva al musicista di riuscire, anzi così la posizione, di riuscire a tappare i fori con le dita. Però le dita del musicista comunque sono piccole, i fori sono piccoli, e a quel punto su uno strumento grande, fori piccoli, la variazione di intonazione che si poteva avere era molto limitata. A quel punto cosa fecero? Presero una tecnica che era già in uso nel flauto traverso, per esempio. Il flauto traverso aveva i tamponi, sono belli grossi, ecco, o le chiavi del clarinetto, per esempio. Ecco. Tutte queste invenzioni poi portarono il serpentone a diventare un altro strumento. Diventò l'oficleide, perché al serpentone, al posto di farlo con questa forma sinusoidale, lo fecero lungo e diritto. Avevano scoperto nel frattempo che il metallo, l'ottone, risuonava molto di più del legno, allora incominciarono a mettere magari l'ultima parte del corpo dello strumento, la campana, in metallo, e poi con le chiavi tipo clarinetto che gli permettevano di arrivare a chiudere fori più grandi e più lontani. A sua volta lo strumento diventò completamente in ottone. Lo strumento completamente in ottone, abbiamo detto, si chiamava oficleide, ma questo nome deriva dal greco. E cosa significa? Office, la sua radice è office, ovvero serpente. Kleide in greco significa chiave. Allora vuol dire serpentone a chiavi. Ecco che l'oficleide è praticamente il nostro predecessore della tuba. Tant'è che un grande compositore, Hector Berlioz, scrisse la sua Sinfonia Fantastica per 2 oficleide che erano, diciamo, inseriti all'interno
dell'orchestra. Un famoso passo proprio per Oficlede, che c'è questo solo, e si chiama il Dies Irae. E poi va avanti. Il Dies Irae, per Oficlede all'interno dell'orchestra, lo stesso compositore, quando andò in Germania e scoprì l'invenzione del bass tuba, lo stesso compositore tornò a Parigi, rimise mano alle sue partiture e depositò una seconda edizione della Symphonie Fantastique, dove al posto dei 2 Oficlede vi erano 2 tuba, proprio perché si rese conto della importanza sonora del basso tuba. Perciò lo stesso compositore ha scelto di passare da uno strumento, diciamo, che aveva un po' di difficoltà a livello sonoro, cioè, ovvero c'erano dei problemi effettivi, non era cromatico. Per esempio, l'Oficlede con tutti i tasti schiacciati poteva suonare il Sol o anche il Sol bemolle. Oppure col tasto del Fa poteva schiacciare il Fa o anche il Fa diesis. Cioè non esistevano note cromatiche. Come si ottenevano? Si ottenevano con una forzatura dell'armonico tramite le labbra del musicista. Il risultato era un suono un po' crudo, un po' duro. C'è un passaggio, sempre nella Sinfonia Fantastica, che suona così. Questo è un suono morbido, ma se voglio in un certo senso avvicinarmi al suono dell'Oficlede, devo ottenere un suono molto più metallico, perché era proprio quello che faceva l'Oficlede, cioè forzava un armonico. Così da solo non rende molto l'idea, anzi è anche un po' bruttino, però ti assicuro, in orchestra suonato così funziona alla grande. Questa è la dimostrazione di quanto Hector Berlioz conoscesse veramente gli strumenti che aveva destinato e la ricchezza timbrica di ogni singolo strumento. Penso che per oggi, riguardo agli strumenti, diciamo, delle origini, possiamo chiudere questo capitolo e ti aspetto nel prossimo video con il primo brevetto di basso tuba. A dopo, ciao!